Buongiorno ragazzi, bentornati. Siamo giunti al sesto episodio. Oggi parlerò delle principali festività italiane. Spiegherò passo a passo, mese per mese, tutte le festività presenti in Italia. Alcune di queste le conoscerete già, perché comuni in tutto il mondo. Altre, prettamente, italiane. Le sentirete per la prima volta. Non mi resta che iniziare con l'episodio. Iniziamo con gennaio, primo mese dell'anno. In questo mese sono presenti tre grandi feste. Il primo dell'anno, o comunemente conosciuto come Capodanno, la festa della Befana o Epifania, festa esclusivamente italiana, ed infine il giorno della festa del tricolore. Iniziamo con il Capodanno. Viene festeggiato il 1 gennaio. È la prima festività dell'anno. Si tratta di una festa prettamente commerciale, segna il passaggio dal vecchio al nuovo anno. In Italia, solitamente il Capodanno è preceduto dal veglione di Capodanno o vigilia di Capodanno. Le famiglie o gli amici si riuniscono insieme per una cena che prepara i festeggiamenti veri e propri. Questi hanno solitamente inizio intorno alle 10 di sera del 31 dicembre. Quando la gente inizia a riunirsi in piazza o per le strade di città per festeggiare. I festeggiamenti più comuni in queste ore sono i concerti nelle piazze o nelle discoteche. I principali canali televisivi trasmettono programmi dedicati alla notte di Capodanno, che terminano con il famoso countdown, che separa l'anno vecchio da quello nuovo. La festa della Befana o Epifania è un giorno festivo in Italia e in generale nei paesi cristiani, essendo una festività legata alla religione. Si festeggia sempre il 6 gennaio, il giorno in cui si ricorda la visita dei tre re magi all'appena nato Gesù bambino. L'Epifania è ritenuta la festa che chiude il periodo natalizio. C'è un famoso detto italiano che dice: «L'Epifania tutte le feste si porta via». Al giorno d'oggi è ritenuto più una festa commerciale. Tra la notte del 5 e 6 gennaio ai bambini più piccoli viene detto di andare a letto presto e che nella notte passerà la Befana, una brutta e vecchia signora che a bordo di una scopa volante passerà di casa in casa. Se ci si è comportati bene durante l'anno, lascerà dei regali, se no lascerà del carbone. La tradizione è quella di posizionare vicino a una finestra di casa una calza, così che la Befana possa lasciare regali e dolci, o chissà, magari del carbone. Il giorno dopo l'Epifania, il 7 gennaio, è la giornata nazionale della bandiera. In questo giorno si rende omaggio e si celebra il tricolore e la sua importanza per tutta la nazione. Febbraio. In questo mese ci sono due feste principali: San Valentino il 14 febbraio, festa presente in tutto il mondo, festa esclusivamente commerciale dove gli innamorati si giurano amore eterno. Una cavolata, personalmente la ritengo una festa inutile. Sempre a febbraio, ma ogni anno in un giorno diverso del mese, si festeggia il Carnevale, una ricorrenza di origine cristiana, celebrata un po' in tutto il mondo. Durante la settimana del Carnevale si hanno festeggiamenti in piazze e per le vie della città, durante i quali i partecipanti solitamente si mascherano e fanno festa. Il nostro paese vanta alcuni dei carnevali più belli di sempre. Quello di Venezia, con lussuosi balli in maschera nei principali palazzi antichi della città, e quello di Viareggio, che consiste in una grandissima sfilata di carri allegorici per il centro della città. Vi lascio in descrizione alcuni link di immagini riguardo questi due famosi carnevali. Marzo, terzo mese dell'anno. Il giorno 17 è una data molto importante per gli italiani. Si festeggia l'anniversario dell'Unità d'Italia.
viene celebrata la nascita del Regno d'Italia, avvenuta il 17 marzo 1861, quando la Camera dei Deputati dell'allora Regno di Sardegna proclamò Vittorio Emanuele II re del Regno d'Italia. Per capire meglio di cosa sto parlando, lascio un link in descrizione se siete interessati alla storia italiana. Altro giorno in cui festeggiamo è il 19 marzo. Celebriamo la festa del papà, onoriamo la figura paterna e la sua importanza all'interno della famiglia. Aprile. Solamente 2 feste importanti in questo mese. La Pasqua, una delle festività più importanti dove si celebra la risurrezione di Gesù. Una tradizione molto commerciale è lo scambio delle uova di Pasqua. Inizialmente si trattava di vere e proprie uova colorate. Oggi le uova sono state sostituite da uova di cioccolato, spesso contenenti delle sorprese regalate ai bambini durante la domenica di Pasqua. Seconda e ultima festa del mese, l'anniversario della Liberazione, conosciuta anche come Festa della Liberazione. Si ricorda la resistenza dei partigiani e di tutte le persone che durante la Seconda Guerra Mondiale si opposero al governo fascista di Mussolini e all'occupazione tedesca da parte dei nazisti di Hitler. Maggio. Anche in questo mese abbiamo 2 feste principali, la festa dei lavoratori e la festa della mamma. La prima è la festa del lavoro, conosciuta anche come festa dei lavoratori, ma anche semplicemente come 1° maggio. È una festa celebrata in tutto il mondo occidentale e in molti altri paesi, per ricordare le battaglie degli operai per la conquista dell'orario di lavoro quotidiano, fissato in 8 ore giornaliere. In questo giorno tutte le attività e le aziende italiane sono chiuse. La festa della mamma, invece, la si festeggia nella seconda domenica di maggio. In questo particolare giorno viene onorata la figura materna e più in generale la maternità. Giugno. Soltanto una festa in questo mese, il 2 giugno. A Roma viene effettuata una parata militare storica sui fori imperiali, parata svolta per la prima volta nel lontano 1948. Il momento più spettacolare dell'intera manifestazione è l'esibizione acrobatica delle frecce tricolori sui cieli della capitale. Le loro scie di colore rosso, bianco e verde sono un simbolo storico della festa. Questa manifestazione richiama anche moltissimi turisti, provenienti da tutto il mondo. Siamo arrivati al mese di agosto. Agosto ha solamente un giorno di festa, il 15, chiamata Ferragosto, festività particolarmente amata dagli italiani, coincidendo con la stagione del bel tempo e soprattutto con la parte centrale dell'estate. I festeggiamenti più comuni iniziano già nella notte del 14 agosto, con falò e fuochi d'artificio in spiaggia. I festeggiamenti del 15 prevedono per lo più pranzi con i parenti o gite fuori porta. Ottobre. Originariamente non erano presenti feste in questo mese, solamente negli ultimi anni ne abbiamo importata una dai paesi anglosassoni. Sto parlando di Halloween. Non c'è bisogno che ve ne parli, è molto famosa soprattutto in America. Novembre. Anche in questo mese un'unica sola festa, il 4, il giorno dell'Unità Nazionale, conosciuto anche come Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si celebra il ricordo del 4 novembre 1919, ovvero la data della fine della Prima Guerra Mondiale in Italia. Dicembre, il mio mese preferito, solamente perché amo il Natale. I festeggiamenti in Italia iniziano il 24, con la vigilia di Natale, una ricorrenza molto sentita nel nostro paese. Non è festeggiata allo stesso modo da nord a sud. In particolare, nei paesi del nord Italia, non c'è l'abitudine di riunirsi come al sud con i propri parenti per la famosa cena della vigilia. Durante il 24 dicembre si attende la Santa Messa di mezzanotte, dopo la quale è usanza scambiarsi gli auguri. Giunto il 25 si festeggia Natale.
Solitamente ci si raggruppa con tutta la famiglia a tavola e si mangia fino a scoppiare, letteralmente. Nel mentre ci si scambiano e si aprono i regali ricevuti. Il 26, giorno dopo Natale, è chiamato Santo Stefano, giorno in cui tutti riposano dopo le grandi abbuffate dei giorni precedenti. I negozi e centri commerciali sono chiusi. È proprio un giorno dedicato al recupero e al relax. Oggi abbiamo ripercorso tutte le principali feste italiane. Avete inoltre sentito la pronuncia dei vari mesi dell'anno. Spero, come sempre, di essere stato molto chiaro e che abbiate appreso nuove parole. Nel caso, vi invito come sempre a lasciare un commento con scritto tutto ciò che non avete capito. Un saluto e ci vediamo al prossimo episodio.